Biotrucco. Eccoti, ti stavo aspettando, mio Signore. Accomodati. Ho preferito incontrarti qui, convocandoti nella mia stanza. Ti piace? L'ho arredata di mio gusto. Questa candela non è una comune candela, l'ho accesa per te. Si tratta di una candela di Babilonia. Mentre è accesa tra due persone, chi l'ha accesa esaudirà il desiderio di chi è di fronte a lei o a lui. Quando la candela verrà spenta, chi la spegnerà, se è la stessa persona che l'ha accesa, esaudirà il desiderio della persona che è di fronte. Dunque, mentre la candela è accesa, potrai esprimere un desiderio che io potrei realizzare per te, se anch'io lo desidero, naturalmente. Mio Signore, lo sceicco è d'accordo, altrimenti non ti avrebbe fatto venire fin qui. Chi è lo sceicco per me? Lui non è il mio amante, non è il mio marito. Sono una donna libera, eppure ho scelto di stare qui, di servirlo. Lo considero come se fosse un padrino. Mi accoglie, mi protegge e mi rende felice. Mi tiene compagnia. È la compagnia che preferisco di più al mondo. Non sono una sua schiava. Lo servo perché ho scelto di servirlo. Dunque, vorrei raccontarti la mia storia, prima che tu possa esprimere il tuo desiderio davanti alla candela di Babilonia. Vivevo in un sontuoso palazzo insieme alla mia famiglia. La mia infanzia è molto triste. Ero circondata da ricchezze. Non mi mancava nulla materialmente. Tuttavia ero profondamente insoddisfatta. Avevamo la servitù a casa e mia madre e mio padre trattavano i nostri servi alla stregua di schiavi. Li rimproveravano continuamente per qualsiasi cosa che facevano di sbagliato o di giusto o che non facevano. Sfogavano le loro frustrazioni su chi aveva bisogno di lavorare per un tozzo di pane, proprio perché loro avevano bisogno, non avevano il coraggio di andarsene. Non è facile trovare lavoro, soprattutto per chi non ha ricevuto un'istruzione, per chi non sa fare nulla in particolare. Dunque non è né un artigiano, né un artista, né una persona di cultura. Io ho studiato molto,
non avevo spesso la possibilità di uscire e quando uscivo dovevo essere accompagnata da qualcuno della famiglia, mai da sola o con gli amici. Potevo ricevere le mie amiche o i miei amici a casa, nella nostra sala ricevimenti, ma ero continuamente sorvegliata dalla servitù che a sua volta era responsabile del mio comportamento, per cui stavo sempre molto attenta a non fare nulla che potesse dispiacere ai miei genitori, altrimenti l'avrebbero pagata proprio loro, i nostri servi. Dunque, mio signore, un giorno venne a trovarci un uomo, lo sceicco, e rimasi profondamente colpita da lui, come rapita dal suo sguardo profondo. Trattava le persone, i miei genitori, me, i miei fratelli, con molto riguardo, ma non solo noi, che eravamo persone potenti a livello politico. Fu per questo che venne a casa nostra, ma anche la servitù, trattava la servitù con grande rispetto. Venne per un tè, conversò con mio padre, stettero un pomeriggio insieme. Lo osservavo da lontano e più lo guardavo, più mi sentivo attratta da quella persona, non fisicamente. Era un'attrazione molto più intensa di quella fisica, un'attrazione interiore, spirituale. A me è sempre piaciuta la danza mediorientale. Sono sempre stata una persona particolarmente spirituale, per questo stasera indosso l'ametista, l'anello di ametista, che è un anello che connette al mondo spirituale, perché voglio connettermi con te attraverso il mio spirito, non attraverso semplicemente il mio corpo, che il mio corpo sia permeato dal mio spirito, che la mia voce sia alitata dal mio spirito, che le mie mani siano guidate dal mio spirito. Le danze mediorientali hanno origini antichissime. Sai, anche io, di nascosto dai miei genitori che mi hanno imposto delle credenze religiose loro, per tradizione, ho pregato la dea Iside perché mi portasse qualcuno che mi tirasse fuori da quella stasi, da quella prigione in cui vivevo, una prigione fatta di falsità, di ipocrisia. Fingevo di essere chi non sono. I miei non avrebbero mai accettato che io potessi diventare una danzatrice del ventre, una danzatrice sacra alla dea Iside. Per cui ho sempre sognato danzare, ma fino a quel momento non avevo mai mosso un passo di danza. Il mio corpo era come rigido, fisso, immobile, bloccato.
quando incontrai lo sceicco, qualcosa in me si sciolse. Iniziai a muovermi senza la musica, perché la musica era dettata dalla sua anima. Quell'anima pura emanava una musica che non è udibile dalle orecchie umane, ma soltanto dallo spirito che permea le orecchie. Per cui feci in modo di incontrarlo di nascosto nel cuore della notte, lontana da occhi indiscreti. Fuggii di casa e gli dissi che avrebbe dovuto portarmi via da quella casa. Io non conoscevo quell'uomo, ma sentivo già di appartenere a lui. Lui mi promise che sarei diventata tutto ciò che io ho da sempre sognato di diventare. Sarei stata con lui ciò che sono veramente. E così volli diventare una danzatrice del ventre e servirlo sempre, ogni giorno. I miei genitori non avrebbero consentito ad andar via di casa senza un motivo valido. Così egli chiese la mia mano. Fui sostanzialmente data in sposa allo sceicco. I miei genitori erano molto entusiasti di ciò, perché avrei sposato un uomo ricco e potente, influente dal punto di vista politico, ma io non volli mai sposarlo. Ho scelto di vivere con lui da donna libera e ho preferito lasciarlo libero. Lui mi sceglie ogni giorno, così come io scelgo lui ogni giorno. Questa è la mia storia, mio Signore. Sono qui adesso perché lo desidero. Dimmi, qual è il tuo desiderio? C'è qualcosa che desideri che io possa realizzare per te? Dimmi, mio Signore, cosa vuoi che io faccia per te? Se la cosa è di mio gradimento, spegnerò la candela di Babilonia ed esaudirò il tuo desiderio. Bene, sarà fatto. La candela è spenta. Eseguirò per te la danza sacra, quella danza che non si danza con una musica udibile da orecchie umane, ma quella danza che segue la musica dello spirito. E io danzerò ascoltando la musica del tuo spirito, mio Signore.
Signore, come ti senti? Che sensazione hai provato? Bene, adesso quindi ti lascio dormire. È stato un grande onore poter danzare per te con la musica della tua anima. Spero di poterti rincontrare ancora una volta, sempre se tu lo desideri. Parlane con il mio sceicco, ti darà lui la risposta. Ormai sa perfettamente ciò che io voglio, mi conosce molto a fondo, nel profondo dell'anima. Dunque, buonanotte, ci congediamo.